Buongiorno amici, oggi faremo un'altra ricettina, le crocchette come volete chiamarle, che van bene per i bambini, per i buffet, per gli aperitivi, una cosina bella ricca, filante. Quindi io ho messo a bollire già 1,2 kg di patate in acqua salata. Qui ho preparato della scamorza affumicata, circa 2 etti e mezzo. L'ho tagliata con il mini frullatore perché così rimane bella piccolina, 40 grammi di parmigiano, un po' di prezzemolo, 2 grammi e mezzo di noce moscata e 8-9 grammi di sale e pepe. Questo però poi ve l'assaggiate a vostro piacimento. Potete mettere qualsiasi altro tipo di aroma, tipo la maggiorana, la salvia, quello che vi piace. Io ho stato sull'originale. Ok, a dopo. Sono cotte, vediamo, le sciacquiamo, le raffiguriamo un pochino. Iniziamo a schiacciare le patate. Le potete schiacciare con la buccia, perché tanto la buccia rimarrà nella macchinetta. L'importante è che siano ben cotte, perché sennò sono troppo dure, non riuscite. Poi togliete gli scarti della buccia. Iniziamo con la scamorza, ne mettiamo un bel po', così rimarrà bella ricca quando sarà caldo. Ci regoliamo un attimino, bene. Poi un po' di parmigiano. L'uovo non serve perché l'abbiamo messo nella pastella, noce moscata, prezzemolo e pepe e sale. Poi comunque ora lo amalgamiamo un po', poi lo assaggiamo. Ok, massaggiamo bene in modo che la scamorza entri da tutte le parti nelle patate, che non ci siano delle porzioni senza. Bene, io le peso, le vorrei fare circa 35 grammi. Di solito vanno 80-100 grammi le crocchè grosse, però io voglio fare dei buffet, delle aperitive, non voglio fare dei mappazzoni. Intanto questa, vediamo la forma della crocchetta, la schiacciamo un pochettino nei lati e poi andrà nella pastella e poi nel pane grattugiato, ma poi i passaggi ve li faccio vedere dopo. Pesiamo ogni volta, perché così saranno tutte uguali. Facciamo prima una pallina, poi iniziamo col palmo della mano a allungarla e schiacciare dai lati. Vedrete che non vi sporcherete le mani, perché rimane un bel impasto asciutto. Quindi io avevo preparato anche dell'acqua per bagnarmi, ma non serve, rimangono sempre pulite le mani. Se vi si appiccicano o dell'acqua o dell'olio nelle mani, in modo che così scivola e non si attaccherà la patata alle mani. Bene, ora abbiamo fatto tutte le nostre crocchette. Qui abbiamo la pastella, qui abbiamo del pane grattugiato diviso in 2 etti e mezzo di pane grattugiato normale e 2 etti e mezzo di panko, in modo che così vi rimarrà una panatura più croccante, più spessa. Iniziamo con la crocchetta. Leviamo la pastella in eccesso.
Questa è la consistenza della pastella, È abbastanza densa perché così rimane ben attaccata alla crocchetta e basta solo una panatura, perché così non c'è bisogno di farne altre ed rimane bella spessa, che potete anche al limite sia congelarle quando sono crude, cioè adesso voi le potete congelare, poi lasciarle leggermente congelare nel frigo, al momento le friggete, oppure le friggete anche un po' di tempo prima, ve le riscaldate poi nel forno e questa impanatura così spessa rimarrà sempre croccante, non verrà molla. Vi consiglio che quando ho impanato un po' le cose, lasciarle comunque un paio d'ore in frigo, perché così rimane, si attacca bene la panatura e quando la friggete non scapperà. Si assemblano tutti i sapori. Bene, ora possiamo andare alla frittura, magari, oppure per farvi vedere. Ora aspettiamo che l'olio sia in temperatura e iniziamo a friggere. Bene, ora che tutte le crocchette sono fatte, le lasciamo, come ho detto, un pochino a riposare in frigo, così si va via un po' di umidità, perché ora tra l'impanatura, l'uovo e la pastella rimangono un po' umide, così almeno nel fritto va via subito l'acqua. Cominciamo. La temperatura dell'olio è circa 170 gradi. Le togliamo quando sono belle dorate, non lasciatele tanto perché tenete sempre presente che c'è molto formaggio. Finché vedete che ci sono queste bolle grosse è perché c'è ancora dell'acqua. E quando vedete che inizia un pochettino a uscire il formaggio, io vi consiglio di toglierle perché sennò si scoppiano. Ecco la nostra crocchetta filante. Anche oggi è finita una ricettina, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, scrivetemi anche se avete bisogno di consiglio, anche darmeli. E niente, alla prossima per un altro appuntamento e a presto!